Oh, guarda che c'è Nicola Giang! Benvenuti in questa nuovissima puntata. Io sono Nicola Giang. Ci troviamo nel nord-est della Cina, nel Tongbei. Oggi in questa puntata qui mangeremo un po' di paozi freschi a colazione. Andremo a fare un po' di rafting in un paesaggio stupendo, con una neve stupenda, per poi concludere con una cucina tipica del posto per cena. Perciò, raga, tenetevi comodi, magari anche vicino a un camino, perché questo video qui farà un pochino freddo. Buona visione! Oh, è iniziato a nevicare. Che bello. Guardate la neve quanto è alta. Una neve nuova, ancora non calpestata. Facciamo la nostra prima calpestata. Alta, eh? Comunque sono le 5:50 di mattina. È bello svegliarsi molto presto. Qui c'è una giornata intera davanti. Poi guardate che bel risveglio, eh? Neve. Chi è? Oh, oh, c'è un cane? Chi è? C'è un cane. Dov'è il cane? Guardate questo villaggio innevato. Che bello. Adesso sono le 6 e sentite che ci stanno le galline che fanno... E poi sono i cani che fanno... Cioè, e questa è vita. Stupendo. Buongiorno a tutti. Comincia una nuovissima avventura. Dai, vi porto a vedere tantissime cose tipiche della vera campagna cinese nel nord-est. Che bello! Non avevo mai visto una Cina così innevata. E voi? Guardate le nostre prime impronte, ci stanno pure le impronte di qualche animale. È un cagnolino, le zampette piccole. Guardate, ci sono le zampette. Dove è andato? È entrato qui. Qui c'è un cagnolino senza guinzaglio. Oh. Ora andiamo a fare la colazione, poi vi porto... Aia! Cacchio! Qui c'è un misto tra neve e terra e poi c'è anche il ghiaccio. Si scivola un bel po'. Allora vi porto a fare prima la colazione, poi dopo la colazione andremo a fare un'esperienza fighissima che si fa in questo posto qui. E nulla, andiamo a mangiare che c'ho fame. Più fa freddo e più c'ho fame. Incredibile. Eccolo il cagnolone che abbaia. Ieri era notte, non si vedeva. Eccolo qui. Sta ancora preparando i pause, perciò la colazione mi sa che non si fa. Troppo presto siamo arrivati. 几点起来的呀6点，8、9点钟睡。好早。你们年轻人是晚上不睡，早晨不起。我们不，我们要是干啥的没啥事儿，7点躺下也能睡。吃完饭没事了就睡。Qui dormono alle 8 e le 9 di sera. E alle 8 e alle 9 di sera mi guardo un bel film. In Italia si cena, no? Qui dormono. Di mattina il loro lavoro è questo, di sparare un po' di neve, da tenere libero il passaggio locale. E nulla, mi sa che oggi la colazione al momento non si fa, anche se c'è una gran fame. Perciò andiamo prima
a fare quell'esperienza che vi dicevo. Praticamente faremo il rafting su un fiume o sotto la neve, una roba fighissima. Dopo aver fatto il rafting ritorneremo qui nell'agriturismo e vediamo se ci sono ancora i paus belli caldi pronti da mangiare. Dovremmo fare tutto entro le 10 perché sennò tolgono via tutto e dovrò trovare qualcos'altro da mangiare. Ma qui attorno veramente non c'è nulla. In campagna è bello da vedere ma non è comodissimo, tipo i supermercati qui non ne ho trovato neanche uno. C'è il mini market che l'avete visto anche voi ieri sera, era dentro una casa, c'erano 2 bevande messe in croce. Anche i trasporti qui fanno abbastanza cagare, infatti mi sto appoggiando alla reception per chiamare i taxi. Vabbè, oh, questa è la campagna cinese, è come essere un eremita alla fine, cioè sei staccato dal mondo. Per fortuna c'è l'elettricità, c'è internet, se no veramente eremita al 100%. Guardate, andiamo a pulire le fogne. Cacchio, strettissimo. Figo. Ora siamo con questa tutina fighissima con gli stivali incorporati. Oh, guarda quanto sono chic. E questo è il costume e la tuta apposta per il rafting. Guardate poi che paesaggio stupendo. Wow. Ma che figata! Oh! Che botta! Sta andando velocissimo. Devo tenere forte il cellulare perché sennò... Oh! Ecco la nostra fighissima esperienza. Facciamo il rafting su questo fiume. Adesso ci impegnerà circa mezz'oretta. C'è la corrente che sta andando veloce per po'. Non so se ci impegnerà mezz'ora o solo 10 minuti perché è veramente veloce. Guarda che bellissimo paesaggio. Abbiamo proprio beccato un giorno... No, beh, c'è pure la gente sulla tenda. Ciao! Abbiamo beccato un periodo con tutti gli alberi innevati, bianchissimo. Wow! Comunque è fighissimo sto cappello perché si può portare in diversi modi. C'è il modo di prima, no? Che è 2 orecchie che vanno giù. Poi ho messo le orecchie all'insù e poi si può anche legare. È stupenda questa esperienza, raga. Ah! Fortuna non ho fatto colazione perché sennò avrei vomitato tutto. Sto girando di qua e di là, cioè mi sta venendo veramente il mal di mare. No, vabbè, c'è una coppia che ci hanno raggiunti. Sono più veloci di noi. Abbiamo qualcosa che non va, forse è il mio peso. C'ho la mano congelata. Comunque è la stessa neve che vi ho fatto vedere l'altra volta. Nel senso che è la neve che non riesce a fare la palla di neve. Si sgretola tutto. Guarda, posso che controllare. Wow. Oh, sempre più veloce. Ma quest'acqua è potabile perché arriva direttamente dalla montagna, San Baisan. Comunque buonissima, è molto dolce e
chissà che ci hanno pisciato. Comunque no, veramente è buona, molto fresca. Ci sta. Voglio fare quell'effetto della neve che casca, no? Dagli alberi. Ah, è entrata l'acqua! Oh, la corrente è sempre più forte. Ah! Sto divertendo come un bambino. Io che cacchio faccio con lo stick? Avevamo un tronco, però è ghiacciato. Oh, ho trovato un guanto. E l'acqua non è profonda, è abbastanza... Guarda, arriva fino a qui. Ciao. 他怎么停在这儿了？挺好的，我们也停一下吧。Raga, mi blocco 2 secondi, così allunghiamo il viaggio. Ammirate questo bellissimo paesaggio. Solamente che ho le mani che si stanno ghiacciando. Letteralmente, non so fin quanto duro. Ah no, no, no! Ok, ci hanno sbloccato. Oh. Gommone a scontro. No, siamo arrivati. Quasi è finito il giro. No, è finito il giro. Un cuore, l'avete visto? Dai, un po' di acqua è entrata, eh. Dov'è il mio cellulare? Oh, dov'è il mio cellulare? Abbiamo finito il giro. Adesso tocca fare la fila per salire. Cos'è? Pezzi di ghiaccio? Pezzettoni di ghiaccio. Ah! Qui ci sono i pezzettini di ghiaccio, perciò se avete caldo, no? Avete sete. Ecco, dissetati. Finito. Li vendono pure il tanghulu alla riva. Guardate quanti gommoni. Qui all'interno c'è una camera. Qui si cambiano. Bello caldo, eh. Wow, che bello sto field. No, è fighissimo. Siamo entrati in un... come si chiama? Un munkubo? Quelle tende mongole. È caldissimo, guardate, c'ho gli occhiali appannati. Qui fanno pure le salsicce. Cioè vendono le salsicce all'interno. Che figata. Adesso ci cambiamo e mettiamo i nostri vestiti. Qui se avete freddo c'è pure un fornello dove riscaldare le mani. Ora che siamo dentro a questa tenda mongola, beviamo un bel tè allo zenzero, bello caldo. Voilà, e per il jiangchang. 10块钱，15两。多少钱？10块钱。15块钱。 Ho un bicchiere di tè allo zenzero, 10 yen. Oh. È un botto, eh. 下收款10元， Wow. 下收款10元。 喝点姜茶好。 Oh, scotta, è bello caldo, eh. Guardate quanto fuma. 你等上别的景点去问问去。对，我们这咋的？我们这个地方是这个摊是自己的，也没有镀金，上管是吸不了，太热。拿过来了。 Adesso che abbiamo cambiato le scarpe, abbiamo le nostre scarpe, è molto più scivoloso perché il loro stivale, quello incorporato sulla tuta, è antiscivolo, perciò si camminava benissimo. Adesso con queste qui devo stare attento a non scivolare. Salendo qui stavo scivolando, mi sono stianato la mano con questo tè bollente. Wow, ci sta un botto. È un tè allo zenzero e zucchero bruno. Avete visto? Il gommone fa il giro, no? Dopo aver finito il giro i gommoni arrivano qui e dopo con la macchina loro montano sui gommoni e li riportano nel punto di partenza. Ah, stupendo. Poi è bello caldo, guardate. Mi posso riscaldare le mani.
Siamo all'interno di un bosco. Spero di non trovare nessuna tigre, perché la tigre del nord-est della Cina è molto molto famosa in Cina. Guardate quanto è alta la neve. Non è altissima, ma perché voglio provare una cosa che ho sempre voluto provare. Proviamo adesso. Dai. Adesso vi do una fetta di torta. Facciamo adesso una foto effetto nevicata. Come se non avessi mai visto la neve. Sì, l'ho già vista, ma non così. Cioè, è stupendamente stupenda questa cosa. C'ho la neve pure nelle tasche. Oh, adesso vi porto a mangiare qualcosa perché veramente non abbiamo fatto colazione. Mi mangerei pure la neve. Andiamo a mangiare, va là. Sto fame. Siamo in tempo. Sono le 10:01. Vedo che c'è ancora un po' di pausa per noi. Finalmente si mangia. Sì, sì. Wow. Che fame, io me ne schiaffo. Ah, vabbè, oh, ci hanno aspettato allora. Che bello. Si mangia, si mangia. E oltre ai pause troviamo pure dei zhou, cioè dei congee. Abbiamo un pidanzou, un congee con le uova centenarie. E un... cos'è? Xiaomi zhou, il congee al Xiaomi. Miglio? Una specie di miglio tipo. Finalmente si mangia. Buon appetito, raga. Questo pausa all'interno c'è il Shanghai Roll, carne di maiale tritato e cavolo cinese marinato, perciò rimane un po' acido e da quel contrasto proprio stupendo. È un condimento tipico del nord-est della Cina, molto molto buono. Stupendo. Ultimo. 够不够？我再给你拿。 Solo, sto paura. 这还有。 Avevo detto che avrei finito. Si mangia molto la carne di oca qui. Che può sultare è una specialità del posto, è quel cibo in cui si mangia dentro la pentola. E lì invece troviamo del mais che è stato coltivato, raccolto dall'estate e li conservano in questi posti, guardate. Cos'è? Ah, ecco perché facevano i fuochi d'artificio. È una nuova apertura. Vedete i fiori? Vedere che hanno appena aperto. Poi ho notato una cosa che è molto buffa. Questo villaggio qui è come se fossero tutti parenti. Per strada si salutano subito e parlano di quello e quell'altro. Anche i taxisti sono come loro parenti. È una grandissima famiglia questo villaggio qui. Perciò tutti sanno tutto di tutti. Andiamo a mangiare in questo agriturismo qui. Guardate il cagnolino qui. È che lui è vestito con la maglia da tompenese. Cane tompenese. Tompego. Che belle ste camere. Io adoro ste camere. Saliamo sul soldo can. Stupendo. Adoro mangiare nel Pompei. Ci sono sti kang proprio. Sembra di stare a casa. Anche qui abbiamo dei cappottini con i fiori del nord-est della Cina. Eccoci in questo ristorante, in una trattoria tipica del posto, sperduta fra i monti, infatti vicino a dove abito io. Qui ci saranno tipo 3-4 ristoranti messi in croce. E la cosa figa del Pompei è che la maggior parte di questi locali, ma anche nelle città, trovi kang. Ma la particolarità in campagna
è che i can sono molto più grandi, perciò è come stare a casa. Guardate, posso camminare. Guardate, posso fare pure le pose davanti alla finestra. Guardate che figata! Godetevi questi pochi minuti di cielo chiaro, perché fra 5 minuti sarà buio, sarà sera. Ora sono le 4 di pomeriggio. Non sappiamo neanche noi cosa stiamo mangiando, pranzo o cena. È una via di mezzo, perché è così nel Pompei. Guardate poi la privacy, abbiamo pure lo sportello, abbiamo chiuso lo sportello, perciò sto facendo il coglione, perché tanto non mi vede nessuno. Oh sì. Ah, è trasparente. Io! Fa un caldo boia. Togliamo qui. Oh! C'è un armadio qui. C'hanno gli indumenti, c'hanno le lenzuola, c'hanno tutto. Ma che è una camera questa? Forse di notte diventa una camera. Cosa sono mangiati, no? Ah? Cos'è? Ha detto la ragazza che questo qui è tè al... Aspettate che vi faccio vedere il nome. Eleuterococco. Tè aspetta. Eleuterococco. Tè alle foglie di Eleuterococco. Aspettate un'altra volta. Eleuterococco. Tè alle è un tè all'eterococco. Tè all'eleuterococco, che è una pianta chiamata anche ginseng siberiano o ginseng mongolo. Ecco, adesso sono le 4:30, è buio pesto. Ve l'avevo detto. Abbiamo preso 3 piatti tipici del posto, ma proprio tipici del Pompei. Incominciamo da questo qui che si chiama Tisansien, che tradotto in italiano vuol dire le 3 verdure fresche. Infatti è composto da 3 verdure che coltivano molto qui nel nord-est della Cina, che sono patate, melanzane e peperoni. E con questi piatti ci si abbina una bella ciotola di riso in bianco. Straordinario. Il gusto è salato e dà quel retrogusto dolce, ma un pizzico di dolce. Si sente anche molto il profumo dell'aglio, che rende il tutto molto più magico. Il peperone è molto succulento, dolce, stupendo. Patate. Tranne il peperone che è molto succulento, sembra di mangiare una frutta. Melanzane e patate sono state fritte prima di essere cucinate in questo modo. Sono diventate morbidissime che si sciolgono in bocca. Voglio provare di tutto, voglio provare tutta la loro cucina. Solamente che qui nel nord-est della Cina ogni porzione è gigante. Ora passiamo a questo piatto che si chiama Zhuruo Tun Funtiao, che tradotto in italiano vuol dire carne di maiale bollita insieme ai noodles di patata dolce. All'interno troviamo infatti i noodles di patata dolce, che sono simili agli spaghetti di soia, trasparenti, e poi c'è la carne di maiale, il cavolo cinese. Cominciamo da sto pezzettone di carne. Questo piatto viene abbinato col riso in bianco. I noodles di patata dolce sono leggermente elastici, hanno assorbito tutto il gusto del brodo, la carne è tenerissima che si scioglie in bocca. Qui la cucina è veramente pulita, molto leggera, si sente solo il salato, un po' di salato che è la salsa di soia, e c'è il profumino dell'aglio. Ci sono questi 3 ingredienti principali che sono stati bolliti insieme, e il brodo che si forma con questi 3 ingredienti loro stessi andranno ad assorbire. Ora beviamo un sorso di questa grappa al ginseng, che è una grappa tipica del posto. Ginseng cosa bel po'. Questa grappa qui sarà tipo 52 gradi, è stata fatta in casa perché qui nel Pompei coltivano il ginseng e ci fanno pure le grappe. Dai, vi auguro una vita sempre felice. Vai, Cari! Wow! Forte, eh? Terzo ultimo piatto,
il sha zu cai. Il nome è un pochino strano perché tradotto in italiano vuol dire piatto del maiale ucciso. Questo piatto infatti è composto da carne di maiale, sangue di maiale e il suan cai, che sarebbe il cavolo cinese marinato in stile nord-est della Cina, che è una specie di crauto ma con il cavolo cinese. E nel nord-est della Cina si mangia molto molto spesso questa verdura, anzi è come il crauto nel nord dell'Italia o se no nei paesi attaccati al confine. E all'interno ci sono pure gli spaghetti di patata dolce, però la porzione è veramente gigante. Si sente un bel po' l'aspro del suan cai, l'aspro del cavolo cinese marinato. La carne morbidissima, è carne magra di maiale e il sapore è veramente leggero, cioè il sangue di maiale è cremosissimo. Fatta così non sembra neanche sangue, perché il sangue è più gelatinoso, ma qui questo sangue qui è più farinoso, sembra più di mangiare il fegato di maiale, invece è sangue. Stupendo. Oltre alla grappa avevo chiesto pure una birra, no? Ho chiesto se si poteva avere la birra fredda, cioè dal frigo, e il capo qui mi fa se vuoi te lo metto fuori sulla neve, sta per 10 minuti, poi te lo ridò che sarà freschissimo. Ok, va bene. Avete visto? Nessuno c'ha il frigorifero qui. In ogni albergo o agriturismo che ho alloggiato finora nel nord-est della Cina non ho mai avuto un frigobar in camera. Sì, perché qui, ripeto, nei locali, nei ristoranti, nelle case fa un caldo bestiale, sembra di essere in estate, però fuori all'esterno fa freddissimo, le temperature sono veramente basse, sono sotto i 10 gradi adesso, perciò sì, funge da frigo o freezer. 可以了吗？听大了好像。啊，没事啊，试试。好，哇，特凉特凉，过一会儿。好，谢谢啊。 Direttamente dalla neve. Come dessert ci abbiamo due tongli, che sono delle pere congelate, ed è un dessert tipico del nord-est della Cina, che consiste in una pera congelata e scongelata. La pera è diventata nera perché è stata congelata e si consuma dopo averla scongelata, ed è una cosa stranissima perché dopo averla congelata e poi scongelata la polpa diventa ancora più morbida e diventa ancora più dolce, perciò proviamo questa cosa qui. La buccia rimane un pochino dura come la buccia normale della pera, però all'interno la polpa è veramente morbida, è diventata una pappa alla pera, e poi è molto molto succulenta, guardate. Adesso vi mostro quanto è succulenta. Lo spremo, Oddio. Scusa cameraman. Non avrei mai pensato di spremere una pera. Guardate quanto succo sta uscendo. Straordinario. Succo alla pera appena spremuta. Prima di terminare il video vorrei annunciarvi che finalmente siamo riusciti ad organizzare il nostro primo viaggio di gruppo in Cina per il 2024. Per info e prenotazioni vi lascio il link in descrizione. È giunto a termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati fin qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E raga, vi auguro un felice anno nuovo. Ci vediamo nel 2024. Buone feste. Vabbè, ciao.